Allora, sicuramente qualcuno avrà pensato che mi trovo in qualche paese extraeuropeo, come la Mongolia o il Tibet, e invece no, sono in Italia. Infatti è il 2020 e purtroppo c'è stata quella catastrofe del Covid, quindi sono dovuto rimanere in Italia. L'anno scorso avevo terminato il mio video chiedendo dove ci saremmo rivisti il prossimo anno. Sono ancora in Italia, purtroppo l'incubo Covid non è ancora finito. Allora, sembra che finalmente sia potuto uscire dai miei confini. Dopo 2 anni in cui per causa del Covid non si poteva uscire dall'Italia o comunque era molto difficile, finalmente adesso di nuovo posso riprendere a viaggiare in giro per il mondo. L'Italia è veramente bella, è stupenda, però non vedevo proprio l'ora di allargare un po' i miei orizzonti di nuovo. E quindi, signori e signori, adesso mi trovo in Georgia e non mi sembra per niente male. Innanzitutto chiariamo subito che non sono andato nella Georgia americana, ma in quella europea, incastonata tra Russia, Turchia, Armenia, Azerbaigian e Mar Nero. Quest'anno non ho portato la mia bici, ma ho preferito noleggiarla da un tour operator locale, i Georiders, che mi hanno portato anche a nord, ai confini con la Russia, da dove sarebbe iniziata la mia pedalata. Precisamente il punto da cui sono voluto partire è stata la chiesa della Trinità di Ghergheti, situata a 2170 metri di altezza. È una chiesa ortodossa costruita nel XIV secolo e la sua posizione isolata, sulla cima di una ripida montagna e con sullo sfondo il monte Kazbek di 5047 metri, l'hanno resa uno dei simboli della Georgia. Durante il periodo sovietico fu chiusa al culto, anche se rimase sempre una destinazione turistica. Fu restituita alla Chiesa ortodossa dopo il crollo del regime comunista e adesso è diventato anche un importante punto di passaggio per gli appassionati di trekking o di cicloturisti desiderosi di visitare la Georgia. Adesso lo sto facendo in discesa, ma per arrivare su in cima alla chiesa me la sono dovuto sparare tutta in salita questa strada e vi assicuro che è stata bella tosta. Ok, adesso sono ufficialmente in viaggio. Infatti quella di ieri alla Trinity Church è stata, diciamo, una gita di piacere, anche se molto faticosa. Adesso invece sto percorrendo la Georgian Military Highway, che mi porterà verso sud per attraversare le montagne del Caucaso e poi la lascerò per andare a est verso l'Azerbaigian. La strada è quella un po' trafficata, un po' più trafficata di tutto il viaggio, però è già molto bella, vedete un po'. La strada militare georgiana si chiama così perché all'inizio dell'Ottocento l'esercito russo la utilizzò per trasportare le sue truppe, allo scopo di liberare la Georgia da secoli di sovranità persiana e di farne diventare un suo protettorato. Da allora ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico della zona del Caucaso e ancora oggi è un'importante arteria di collegamento tra la Russia e il resto del mondo. Infatti, purtroppo, la strada è molto frequentata dai camion
che fanno concorrenza alle mucche per incasinare il traffico. Ebbene sì, vi ho mentito. Infatti dopo solo 20 km dalla Georgia Military Highway l'ho già lasciata per dirigermi verso questa vallata, la Truso Valley. Farò all'incirca una quindicina di chilometri per addentrarmi, tutto su strada sterrata naturalmente. Bene, vediamo come va. Ah ecco, quell'antiestetico zainetto aveva lo scopo fondamentale di portare il drone, quindi dovrete sopportarlo per tutto il viaggio. Come del resto ho dovuto farlo anch'io. La pista che attraversa la Truso Valley porta al confine dell'occupata Ossetia del Sud, che naturalmente è chiuso. È uno spettacolare percorso che prima si addentra in un canyon, per poi aprirsi in una piana, dove pascolano mucche e pecore, tra coloratissime sorgenti minerali. È dura, eh? Ma che spettacolo! Ed eccomi arrivato ed accampato nella Truso Valley, qua dove ho messo la bicicletta e dove ho piazzato la tenda. C'è anche un ospite. Ciao te. Si sta comodi qua, vero, Arrivare alla Truso Valley non è stato per niente facile, la pista era veramente in condizioni terribili, ma una volta che sono arrivato è stato veramente incredibile. Senza parole, sono veramente senza parole questa volta. Vabbè, salute. Oh. Sulle montagne adesso c'è un forte temporale. Speriamo bene per domani.
Rieccomi tornato sulla strada principale. Adesso devo affrontare il passo di Gudauri a 2400 metri che mi porterà fuori dalle montagne del Caucaso. Dato che sono già in altezza non dovrò fare un grande dislivello, anche se ho qualche rampa piuttosto impegnativa. L'importante è che il tempo si mantenga buono, perché qua può fare veramente brutto tempo. Dai, freniamo un po' questo passo. Ci sarà ancora un po' di traffico e poi dopo, lasciata la strada principale, inizierà il divertimento anche per me. Arrivato. Allora, non era tanto impegnativa, ma col vento contrario c'è stato da morire. Però c'è stato il sole, c'è il sole e adesso una gran bella discesa. Un po' di piano e poi si scende alla grande. Wow! Chiaro, no? Passo di Gudauri, 2395 metri. Pensavate che in Georgia non mangiassi, e invece eccomi qua a provare le varie prelibatezze georgiane. Iniziamo subito a far vedere cosa mangio stasera. Questi sono i khinkali, dei ravioloni che possono essere ripieni di carne ma anche di patate, funghi o altro condimento. È un piatto caratteristico proprio georgiano. Questo invece è il chapuri, una pizza al formaggio praticamente. Ultime immagini dalla Georgia Military Highway, la riserva d'acqua naturale di Zinvali, sulla quale si affaccia il complesso architettonico di Ananuri. Questa fortezza, che risale al XIII secolo, è costituita da due castelli che sono tenuti uniti da un muro di cortina merlato ed è stata inserita, giustamente, tra i siti georgiani candidati all'ingresso come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ok, tra 500 metri lascio la Georgia Military Highway, finalmente, perché pur essendo bella è veramente tanto trafficata. Anzi, guardate qua cosa c'è. Questi sono tutti camion che stanno aspettando per andare in Russia. Sono delle code di chilometri e chilometri. Pazzesco. Dai, adesso dovrebbero finire le strade trafficate per un bel po'. Oh, adesso sì che si ragiona, non passa quasi nessuno e quindi posso gustarmi veramente la pedalata, anche se vedo che sta per iniziare la salita più dura di tutto il percorso. Sono circa 500 metri di dislivello da fare in pochi chilometri, però poi dopo entro nella regione dei vini e quindi potrò rifarmi le energie. Ecco, devo salire
su per questa montagna. Ci sono anche quasi 35 gradi. Adesso capite il perché del mio look da pirata. Si muore. Però non c'è più nessuno. Bellissimo. Dura, tosta. Qua sale ancora sopra il 10%. Ok, pausa pranzo. Allora, vediamo. Salame, formaggio locale, dovrei avere anche un panino, vediamo un po'. Sì, ce l'ho. Scusate il caos, ma fa ancora troppo caldo per montare la tenda, però volevo proprio farvi vedere dove passo la notte. Infatti sono fuori dal monastero di Puzdari o qualcosa del genere. Ho chiesto anche se potevo dormire dentro, ma essendo un luogo religioso non mi hanno dato il permesso, però posso starmene qua fuori, che non è per niente male. Beh, mi è appena stato offerto del ciacia fatto dal monastero, dal monaco del monastero. Cosa potevo fare? Rifiutare? Buonissimo. Fantastico. Beh, dopo aver attraversato quella durissima montagna sono entrato nella regione del Chianeti e qua è cambiato tutto. Sembra di essere quasi in Toscana, un mondo completamente diverso da quello che dove sono passato prima, dalle montagne del Caucaso. Molto più rilassante. Permesso. 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 Allora, come ho detto, sono entrato nella regione dei vini. I georgiani si vantano di essere proprio gli inventori di questa bevanda
e comunque hanno una grande tradizione enologica. Io, per chi mi conosce, sono un atleta incorruttibile e quindi non mi lascerò certamente tentare. Magari un piccolo assaggio, basta così. Vabbè, salute. 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 Devo arrivare a Dedo Pliscaro e poi ho un 2-3 giorni in cui vado a fare il giro del Vaslovani National Park e quindi lascio per un po' la bicicletta, anche perché incomincia a essere un po' cotto. C'è solo una piccola catena montuosa da superare. Vabbè, prima o poi ce la faccio. Ecco, possiamo fare a gara. Ho appena visitato l'Eagle Gorge, che è un canyon vicino a Dedo Pliscaro, dove si possono vedere degli avvoltoi e in particolare dei grifoni. Sono anche riuscito a riprenderli in maniera veramente penosa, però li ho visti e diciamo che il posto comunque ne vale certamente la pena per una camminata. Beh, oggi e anche domani lascio la bicicletta per visitare il Vaslovani National Park, il parco più a est del paese, ai confini con l'Azerbaigian. È un posto spettacolare. Adesso sto camminando ma sono in jeep naturalmente. Purtroppo è nuvoloso, qua deve essere il posto più caldo della Georgia e invece il sole viene solo fuori quando devo fare le salite in bicicletta. Va bene, comunque penso che riuscirò a gustarlo lo stesso come posto. Guardate che spettacolo. Il Parco Nazionale di Vaslovani è stato istituito nel 2003 e copre un'area di 250 km². Quindi è possibile visitarlo solo con l'utilizzo di un fuoristrada per poter scoprire i vari ambienti che lo caratterizzano, come i calanchi, canyon, foreste aride e steppe semidesertiche. Nel parco la fauna è molto varia, infatti vi vivono volpi, linci, lupi e addirittura orsi bruni e iene. Sono comunque animali molto difficili o addirittura impossibili da avvistare. Ma il mio scopo era quello di vedere e possibilmente riprendere la gazzella gozzuta, l'unica specie di antilope che è ancora presente in Europa. Vediamo un po' se ce la faccio. Beh, più into the wild di così. Con la jeep siamo arrivati dei bungalow e poi mi hanno indicato un trekking da fare su per le montagne.
Così invece di prendermi qualche giorno di riposo alla bicicletta vado a camminare. E però qua è veramente un posto incredibile. Dovrei arrivare su in cima a quel passo. E questo è tutto l'ambiente dove sono. Oh, sembra proprio che sia arrivato. E adesso andiamo a cercare le gazzelle. Dai, dopo un'ottima sosta a Dedo Piscaro sono nuovamente in sella. Adesso mi aspetta una bella discesa che mi farà anche un po' da spinta. Infatti dall'estremo est del paese devo andare all'estremo ovest, infatti voglio raggiungere il Mar Nero. Sono ancora tanti chilometri, però dovrebbe esserci ancora tante cose belle da vedere. Bene, bene, finalmente in sella di nuovo. Sto pedalando in direzione di Udabno, dove andrò a visitare i monasteri di David Gareggia. La strada è leggermente in salita e dovrò farne parecchio perché devo salire ancora di quota, però è completamente libera. Qua è veramente bello pedalare in mezzo alla natura dove finalmente non passano macchine. Oh, me la sto proprio godendo. Va bene pedalare nella natura, però diciamo che certe cose ne potrei farne anche a meno. Andiamo alla scoperta allora del monasteri di David Gareggia.
Il complesso monastico ortodosso di David Garegia comprende una centinaia di celle, chiese, cappelle e locali di abitazione scavati a mano lungo i pendii rocciosi del Monte Garegia. I diversi monasteri del comprensorio furono fondati nel VI secolo dal San David allo scopo di diffondere il cristianesimo in Georgia e furono distrutti prima dai mongoli e poi dai persiani, ma ogni volta i monaci tornarono e li ricostruirono, tanto che il monastero di Lavra, che sto visitando, è ancora abitato. Non solo i monasteri di David Garegia sono spettacolari, ma anche il territorio che li circonda. Infatti si trovano tra le Colorful Mountains, delle zone collinari montuose dove milioni di anni fa si sono depositati dei materiali, come ferro, dolomite, zolfo e rame, che sono la causa delle colorazioni così particolari del terreno. Oh, eccomi arrivato a Udabno. È un posto veramente incredibile. È proprio in Oase nella steppa. E adesso vedete un po' dove sto cenando. Veramente, veramente bello. E fuori dal tempo. Io sto andando a fare un tour a cavallo. Naturalmente non so andare a cavallo e ho cercato di farmi capire che non so andare a cavallo, ma qua non parlano inglese, quindi vediamo un po' come va a finire. Vi giuro che sto proprio andando e mi hanno anche lasciato andare da solo. La guida si è fermata e io vado nella steppa. Fino a qua ci sono arrivato sano e salvo, bellissimo comunque. Peccato che non mi si veda mai cavalcare, però ho una ripresa fatta dalla mia guida. Vediamo un po' com'è venuta. Super! Si aspetta così. Oggi lo chef propone piedone alla griglia. Beh, allora buon appetito. Vai vai Udabno! Adesso si riprende a pedalare verso il Mar Nero. Bene bene. Ho anche il vento a favore al momento. Sembra un quadro.
diciamo che come accommodation non è male per questa sera. Non so se si nota, ma non sono più accampato nello stesso posto di ieri sera. Infatti a un certo punto, verso le 7:30, è arrivata la polizia di frontiera dicendomi che ero troppo accampato lungo il confine e quindi mi ha fatto spostare di un paio di chilometri. Vabbè, sono riuscito a farlo, è stato un po' un casino, però alla fine ce l'ho fatta e mi sono piazzato qua. Che non è per niente male lì. Sono tornato alla civiltà, come si può ben vedere, però per poco tempo. Infatti adesso, lasciata Rustavi dove mi trovo, mi dirigo verso il lago Paravani. Ci sarà una lunga ma costante salita con uno strappo finale. Bene, andiamo che qua fa caldo e c'è un gran caos. Dicevo che è cambiato parecchio rispetto a ieri. In 90 km praticamente sono passato da zone aride a zone ormai semi-alpine. Ci sono ancora un po' di macchine, però già da domani dovrebbero quasi scomparire. Al momento c'è vento, però è a favore, incredibile. Stanotte non dormo in campeggio ma in ostello al Cucù. Comunque anche da qua la vista non è per niente male. Ok, sono quasi arrivato in cima al passo che mi porta al lago Paravani a 2100-2200 metri di quota più o meno. Sono le 10 del mattino e c'è già un vento molto forte, però naturalmente i panorami sono incredibili. È meglio che vada perché se il vento si alza ulteriormente non so se ce la faccio a proseguire. Lungo il lago, che si trova esattamente a 2073 metri d'altezza e che gela durante l'inverno, si trovano anche alcuni villaggi con i caratteristici tetti in paglia e che sono abitati prevalentemente da pastori.
Allora, qua è come andare sulle montagne russe. Sono appena salito sul lago Paravani a 2000 metri, adesso sto scendendo per arrivare a Varzia, più o meno a 700 metri. I prossimi giorni risalgo ancora a 2000. Adesso, come si vede, i panorami sono ancora quelli di alta quota, di steppa ad alta quota, ma fra poco arriverò ancora nuovamente nelle zone torride. Vedo già un ingorgo di mucche davanti. La strada per Varzia al momento è stupenda, poi cambierà perché diventerà anche sterrata, ma al momento me la sto proprio godendo. All'inizio è stato un po' pesante il percorso, per cui devo fare 5 km di strada che portava verso la Turchia ed era strapieno di camion. Adesso invece non c'è nessuno, a parte i falchi e aquile. Inizia la mega discesa verso Varzia. Andiamo! Questo è il famoso ciacapuri, mangiato in una postazione per niente male. Sono finalmente arrivato alla città rupestre di Varzia, una delle attrazioni turistiche più note della Georgia. Questo sito fu fatto letteralmente scavare nella montagna nel 1100 da Re Giorgio III, allo scopo di avere una fortezza mimetizzata nella roccia per potersi difendere dalle invasioni delle orde mongole. Scampato il pericolo, divenne poi una città sacra per la religione cristiano-ortodossa e fu abitata da centinaia e centinaia di monaci. La cittadella monastero conta più di 600 stanze disposte su 13 piani, 13 chiese, tra cui la famosa chiesa dell'Assunzione, una sala del re e un complicato sistema di irrigazione per far giungere l'acqua potabile. Wow, gente, che spettacolo!
fantastico perché fuori poi ci sono 40 gradi, qua c'è un freschino incredibile. Adesso dovrei andare a vedere che c'è anche una sorgente d'acqua. Eccola, laggiù in fondo, è protetta da una vetrata, giustamente. Vediamo se riesco a riprenderla. Beh, di strada per arrivare fino a Varzia ne ho fatta parecchia e anche tosta, però ne valsa veramente la pena. Ok, sto lasciando Varzia. Stamattina mi sono alzato prestissimo per evitare le ore più calde del mattino, poi invece era nuvoloso. Vabbè, non si può organizzare tutto. Come detto, sto lasciando Varzia perché adesso mi reco verso il Mar Nero, l'ultima tappa. Sono ancora 200 km, quindi ce n'è ancora di strada, un passo alla montagna da fare, però la direzione è quella. Non è facile pedalare in salita e chiacchierare, però adesso arriva una bella discesa del 12%. Beh, non sono in Islanda, ma anche qua come nomi non scherzano mica, eh. Visto che sono partito presto, sono arrivato presto e quindi ho la possibilità di vedere il fantastico castello di Rabat o di Al-Qasikchte o qualcosa del genere. Scusatemi. Il castello dal nome impronunciabile Al-Qasikchte fu fondato nel IX secolo e fu la residenza della famiglia del principe Giacheli per 300 anni, fino a quando nel 1393 fu distrutta dalle orde mongole di Tamerlano. Fu restaurata, ma nel 1580 passò sotto l'impero ottomano e solamente nel 1828 tornò in possesso della Georgia. A causa quindi delle continue invasioni e ricostruzioni, la fortezza al suo interno ha elementi sia cristiano-ortodossi che orientali. Momento di sconforto. Questa mattina quando mi sono alzato ho avuto un fortissimo dolore alla gamba, probabilmente il nervo sciatico. Fatto sta che non riuscivo a stare in piedi e ho dovuto rimandare la partenza e non so come andrà nei prossimi giorni. Adesso il programma è di provare a farmi portare domani mattina in cima al passo e poi da lì proseguire verso il Mar Nero che intanto è tutta in discesa. Vediamo. Dispiace, comunque io
Praticamente tutto quello che dovevo vedere della Georgia l'ho visto, ho fatto tutte le tappe che volevo fare, mi manca solo il Mar Nero. Magari con questo piccolo aiuto di domani mi faccio portare in cima al passo, ho visto che è discesa e sono un'ottantina di chilometri, riesco anche a farcela ad arrivare alla meta finale con la bicicletta. Dai, purtroppo sono inconvenienti di viaggio e io ce la metterò tutta per arrivare fino in fondo. Purtroppo il giorno dopo la situazione della gamba era addirittura molto peggiorata e quindi mi è toccato prendere un mezzo. Oltretutto la strada era in rifacimento ed era così distrutta che la macchina che mi accompagnava a un certo punto ha dovuto fermarsi. Fortunatamente un pulmino locale si è fermato e mi ha dato un passaggio e così dopo diverse ore di durissimo tragitto sono arrivato alla fine dei lavori in corso. La consolazione è stata che probabilmente in bici non ce l'avrei neanche fatta o comunque non sarebbe stato per niente piacevole. Ok, sono di nuovo in strada, la gamba fa ancora malissimo, però adesso è tutto asfalto e quasi tutta discesa per 80 km, quindi io ci tento. Dai, vediamo come va a finire. Sto andando, anche se devo fare un sacco di pause per riposarmi. Il problema della strada è che ci sono un sacco di camion che passano perché vanno a sistemare la strada al passo e quindi è un traffico continuo. Insomma, non vedo proprio l'ora di arrivare al Mar Nero. Io ve l'avevo detto che ce l'avrei messa veramente tutta. Infatti, signore e signori, il Mar Nero. E vai! Ed ecco la gloriosa corsa del nostro eroe verso il Mar Nero. Mica tanto gloriosa. Ci vediamo alla prossima.